Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Come potete vedere alle mie spalle, oggi voglio farvi vedere un fantastico strumento. Si tratta della stazione totale Trimble M3. Probabilmente molti di voi la conosceranno, perché è una delle stazioni totali meccaniche migliori che Trimble abbia mai fatto. Il software che utilizza è Trimble Access, quindi molto all'avanguardia. Andiamo subito a vedere di cosa si tratta. Ecco qui il nostro strumento Trimble M3 con basetta, 2 batterie, alimentatore e caricabatterie e il cavo per collocare lo strumento al PC. Personalmente questo strumento mi piace molto perché è piccolo, compatto ma super efficiente. Andiamo subito a vedere il perché. Utilizzarla è davvero semplice, basta accendere la stazione totale e subito si aprirà Trimble Access. Accediamo subito a topo generale. E come possiamo vedere il programma è molto semplice. Qui in alto verrà mostrato il nome del lavoro. Ovviamente noi non abbiamo aperto nessun lavoro, quindi qua sarà vuoto. Qua avremo accesso ai lavori, quindi potremo creare lavori, esportarli, caricarli, eccetera. Andiamo subito a vedere come creare un nuovo lavoro. Nel menu che si apre clicchiamo su Nuovo lavoro. Nella prima barra dovremo inserire il nome del lavoro. Chiamerò 1, 2, 3. Nelle proprietà del lavoro possiamo vedere il sistema delle coordinate perché Trimble Access è un programma che viene utilizzato anche con i GPS. Chiaramente essendo una stazione totale a noi basta tenere la scala a 1. Attraverso l'unità noi possiamo scegliere le varie unità di misure dei diversi parametri. Infatti qua ci fa scegliere le distanze e le coordinate del reticolo, che le possiamo avere in metri, in piedi o in piedi topografici. Noi lasciamo metri, gli angoli possiamo scegliere, noi per esempio utilizziamo sempre i GONS, eccetera eccetera. Qua potete personalizzarla in base a ciò che vi serve. Scorrendo attraverso questa piccola freccettina potrete andare a vedere gli altri parametri e selezionare le varie unità di misura. Accettiamo. File collegati invece serve appunto a collegare altri lavori in modo tale che acquisiremo poi i vari dati che ci sono al loro interno. Basta cliccare su nessuno e andremo all'interno della memoria del nostro Trimble per selezionare il lavoro che ci serve. Al momento io non ne ho, quindi posso premere su ESC. Mappa attiva invece serve per selezionare e collegare anche qui un lavoro, ma qui accetta solamente determinati formati di file, come per esempio un DXF o un JPEG, eccetera. Il procedimento è lo stesso, basterà cliccare su nessuno e andarci a selezionare il nostro lavoro. Qui al momento non ne abbiamo, quindi usciamo. Nell'altro menu ci saranno altri parametri da compilare, ovviamente non sono obbligatori in base al tipo di lavoro che dovete fare. Una volta completata la schermata potete cliccare su accetta e come vedete qua in alto appare il nome del nostro lavoro. 1, 2, 3. Analizzando sempre questa schermata possiamo vedere in alto a destra 2 livelli di batterie perché al momento all'interno del Trimble M3 ci sono 2 batterie. Come possiamo vedere sono tutte e due al 90%. Questa stazione totale fornisce la possibilità di utilizzare anche solo una batteria. Infatti se vado a togliere una delle 2 batterie andiamo a vedere che la seconda batteria scompare, ma non c'è nessun problema perché comunque la stazione totale verrà alimentata dall'altra batteria. Questo è molto comodo perché se una batteria dovesse scaricarsi possiamo utilizzare appunto l'altra e quella che si è scaricata metterla subito a carica, in modo tale da non interrompere mai il flusso di lavoro. Attraverso invece questa piccola stazione totale posso andare a scegliere le funzioni dello strumento. Possiamo vedere che c'è la funzione standard, che serve per misurare, la fast standard, che è un po' più veloce ma chiaramente perde un po' di precisione, la tracking, ovvero quella che continua a misurare tutto il tempo, livello, da qui controlliamo il livello elettronico. Come possiamo vedere adesso siamo fuori bolla. Una volta che abbiamo messo in bolla lo strumento non dobbiamo più preoccuparci. Abbiamo il DR che è appunto la misura senza prisma, la modalità con laser che ci farà vedere il laser e il track light che serve per il nostro canneggiatore, vedrà davanti le 2 lucine che gli indicheranno la posizione da tenere. Qua invece ci fornirà i dati base per il rilevamento, quindi le misure eccetera, come possiamo vedere da qui. Noi adesso selezioneremo la modalità DR. Per procedere al rilevamento basterà andare su misurare, impostare la stazione. Questi dati li potete inserire o skippare
io per ora li skipperò, accetta. A questo punto ci chiederà il nome della stazione, la chiamiamo 100, se volete potete inserire un codice e qui inseriremo invece l'altezza dello strumento, da misurare sempre dove c'è il crocino. A questo punto dobbiamo inserire le coordinate della stazione. Ora, se non ne disponete, basterà inserire per esempio 0, 0 e 0. Premere sempre su Enter e accettare. In questa schermata invece dovremo inserire i dati relativi al punto che utilizzeremo come orientamento. Lo chiamerò 101. L'altezza della mira, in questo caso non ci interessa perché comunque stiamo misurando senza prisma, quindi 0, azimuth 0, e a questo punto ti chiederà il metodo di come vuoi misurare. Io gli dirò angoli solamente. Una volta arrivati a questa schermata possiamo memorizzare il tutto e come possiamo vedere la stazione è stata impostata. Perfetto, ora possiamo iniziare a misurare. Quindi andiamo nel menu misurare, misura e ora partiremo con il punto 103. Enter, misurare. Il nostro strumento ci restituirà delle misurazioni. A questo punto possiamo decidere di rifare la misurazione premendo su Leggi oppure memorizzare il dato cliccando su Memorizza. In questo modo passeremo al punto successivo, il 104. Sesto procedimento. Infine, per esportare il vostro lavoro è molto semplice andare su Lavori, Importa e esporta, potete scegliere di esportarlo in un file di formato fisso, in questo modo potete scegliere solamente tra questi formati. Porta file di formato personalizzato e in questo modo potrete esportarlo in molti altri formati. Sta solo voi scegliere. In questo esempio lo esporteremo in DXF, quindi selezioniamo il DXF, premiamo su Accetta e il nostro file verrà esportato. Per trasferirlo, vi ricordo che lo strumento è provvisto dell'ingresso USB, quindi caricare e scaricare i lavori sarà molto semplice. Basterà inserire la chiavetta, entrare in My Device e qui apparirà il nostro hard disk. Tutti i lavori esportati verranno salvati nella cartella di Trimble Data, GeoGlobex, Export. Da qui potrete selezionare il lavoro, tenendo premuto vi apparirà un piccolo menu, copiarlo, andare nella nostra chiavetta hard disk e inserire qua il file, premendo sulla parte bianca. Molto semplice, non è vero? E voi invece cosa ne pensate di questa stazione? Fatemelo sapere nei commenti qua sotto e ricordatevi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e seguirci sui nostri canali social. Grazie a tutti per averci seguito e ci vediamo al prossimo video. Ciao!